Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Fox Whoop, frame prodotto da Foxeer per droni Cinewhoop. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Questo frame viene proposto in due modelli, Fox Whoop 25 per eliche da 2.5 pollici e Fox Whoop 35 per eliche da 3.5 pollici. In questa recensione vedremo il Fox Whoop 25, ma a parte le dimensioni i modelli sono uguali per caratteristiche, materiale di costruzione e accessori a corredo. Il frame arriva dentro questa scatola di plastica che protegge bene il contenuto, vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Per iniziare abbiamo il telaio, composto da una base in fibra di carbonio, i paraeliche in plastica rigida, due mount per la videocamera e due per l'action camera. Poi abbiamo un battery strap, delle stampe in TPU, alcune fascette, due cannucce e tutta la vitiria necessaria per assemblare il telaio. Per quanto riguarda i supporti per la videocamera FPV ne abbiamo uno da 14 mm e uno da 19 mm, possiamo quindi scegliere se usare cam nano o micro. I supporti per l'action camera invece sono quello classico GoPro o per altri modelli come Insta360, Peanut, Thumb e così via. Sia i supporti per la cam che quelli per l'action sono realizzati nello stesso materiale del frame, materiale che Foxeer dichiara come indistruttibile e garantisce a vita. Per quanto riguarda la sua reale indistruttibilità non saprei, c'è da dire che il telaio sembra molto resistente e difficile da rompere. Passando alle piastre in fibra di carbonio abbiamo uno spessore di 3 mm per quella principale e di 1.5 mm per quella più piccola. I fori di fissaggio dei motori sono di 9x9 mm, mentre l'interasse è di 105 mm. Il flight controller andrà montato nella piastra grande, i fori sono per schede 25x25 mm. Queste schede sono pensate per essere ruotate di 45 gradi, ma in questo frame andranno sistemate con un allineamento classico. Per questo motivo ricordatevi di correggere l'allineamento su Betaflight ruotandolo nuovamente di 45 gradi. Nella parte interna possiamo mettere la VTX, abbiamo dei fori da 20x20 e 25x25 mm. Io abbinerò questo frame ad una KDX Vista, ma lo spazio all'interno può ospitare una VTX Walksnail, HD0, analogica o anche una 3. Questo frame quindi è piuttosto versatile e ci dà l'opportunità di usare il sistema video che preferiamo. A questo punto direi di assemblare il frame, vista però la grande quantità di viti fornite in dotazione potrebbe non essere così semplice. Queste 4 viti filetate servono per fissare la piastra piccola nel frame, andranno messe nei 4 fori più esterni. Poi abbiamo 16 viti da 7 mm che serviranno per fissare i motori. Visto che le viti dovranno passare sia nel carbonio che nella parte in plastica è necessario che siano un po' più lunghe del solito, per questo motivo Foxeer le include nel frame. Per fissare il flight controller usiamo 4 viti da 12 mm e 8 dadi. Infiliamo le viti nel frame e le blocchiamo con i primi 4 dadi. Dopo aver sistemato il flight controller lo teniamo in posizione con gli altri 4 dadi. Ora mettiamo il supporto per la videocamera FPV, serviranno 3 viti da 5 mm. Inoltre per usare un action camera serviranno sia il supporto che altre 3 viti da 5 mm. Iniziamo sistemando il supporto per la videocamera FPV. Poi se volete usare un action aggiungete anche il supporto, altrimenti potete anche non metterlo. A questo punto possiamo unire le due parti del frame, ci serviranno questa stampa in TPU, questo standoff e 2 viti da 5 mm. Come potete notare il frame non è simmetrico perché nella parte posteriore abbiamo questo foro in più. Posizioniamo lo standoff nella stampa in TPU e la sistemiamo nella parte posteriore. Quindi mettiamo una vite da 5 mm per assicurarci che rimanga ben ferma. Poi prendiamo la piastra in carbonio e sistemiamo la stampa per le antenne. A questo punto poggiamo sopra la seconda piastra e la blocchiamo con la seconda vite da 5 mm. Perfetto, il frame è assemblato e devo dire che l'aspetto è decisamente accattivante. Dopo aver finito potrebbero rimanerci varie viti, alcune sono di ricambio, altre servono per montare le varie periferiche come ad esempio la VTX.
Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo piccolo frame della Foxeer si è rivelato molto interessante. Sicuramente in linea con il concetto moderno di Cinewhoop, che abbandona i duct enormi in favore di paraeliche più snelli. In questo modo abbiamo sempre una protezione dalle eliche ma con un peso più contenuto. Buona anche la gestione degli spazi, assemblare un drone in digitale non è poi tanto difficile e si riesce a sistemare tutto senza troppi problemi. Per quanto riguarda la resistenza sembrerebbe ottima, tenendo conto anche dei vari feedback che ho riscontrato online. Tuttavia, anche se un urto particolarmente violento potrebbe rompere qualche parte del frame, l'elettronica al suo interno rimane protetta in modo ottimale. Questa è sicuramente una cosa molto importante. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del Foxwhoop 25, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.